Hai presente la Fede? Ecco, ieri sera lei è uscita con il Ludo e hanno incontrato la Giada. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video vi voglio parlare di un argomento super interessante per chiunque impari l'italiano come lingua straniera. Infatti, quante volte vi sarà capitato mentre state parlando o scrivendo di fermarvi un attimo e chiedervi: Ma qui l'articolo ci vuole oppure no? ecco, in questo video vi voglio elencare tutte quelle situazioni molto comuni in cui l'articolo determinativo o indeterminativo che sia non si deve usare. In particolare ci occuperemo dei nomi e di tutti quei casi in cui i nomi non hanno bisogno dell'articolo. Innanzitutto, l'articolo non si usa davanti ai nomi propri di persona o di città. Per esempio, Marta vive a Parigi, Lorenzo invece vive a Città del Messico. Con i nomi di continenti, paesi e regioni, invece, generalmente l'articolo si usa. Per esempio, l'Asia è il continente più grande del mondo. La Sardegna è un'isola meravigliosa. La Francia è un bellissimo paese. Ma l'articolo non si utilizza con i nomi di continenti, paesi e regioni quando questi sono preceduti dalla preposizione in. Per esempio, Francesca si è trasferita in Germania, in Baviera. Ovviamente però stiamo parlando di lingua italiana, quindi potevano non esserci delle eccezioni? In particolare, infatti, ci sono delle eccezioni di alcuni nomi di paesi che, anche se sono preceduti dalla preposizione in, prendono l'articolo. Vediamo prima un esempio. Stefano ha viaggiato moltissimo. È stato in Irlanda, nel Regno Unito, in Svizzera, nei Paesi Bassi, in America, in Australia e ora vive nella Repubblica del Congo. Come vedete, alcuni paesi prendono l'articolo, altri no. Volete sapere perché? Scopriamolo subito. Si dice nel Regno Unito, ma in Irlanda, in Inghilterra e nei Paesi Bassi, così come si dice negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, perché in questi casi si ha un nome, regno, paesi, stati, unione, accompagnato da un aggettivo. Unito, bassi, uniti, sovietica. Quindi la regola generale è che quando il nome di un paese è formato da due parole, un nome e un aggettivo, allora si dovrà utilizzare l'articolo anche quando il paese è preceduto dalla preposizione in. E questo vale anche con i nomi di città, regioni e continenti se sono accompagnati da un aggettivo. Nella bella Italia, nella meravigliosa Roma, nella fredda Lombardia, nella torrida Africa. Come vedete, generalmente se l'aggettivo accompagna nomi di città, regioni o continenti, si tende a metterlo prima del nome. Si dice invece nella Repubblica del Congo, ma per esempio in Congo, perché il nome del paese contiene la parola Repubblica, che generalmente prende l'articolo. Un'unica eccezione a questa regola sarebbe il paese Repubblica Ceca. Infatti generalmente si dice in Repubblica Ceca. È possibile sentire la versione nella Repubblica Ceca, sarebbe corretta ma è solo meno comune.
Attenzione per quanto riguarda i nomi di città. Infatti, se questi sono preceduti dall'articolo, generalmente indicano la squadra di calcio di quella città. Purtroppo in questo caso alcune prendono l'articolo maschile e altre l'articolo femminile. E no, in questo caso non c'è una regola, vanno imparate così come sono. Per esempio, ieri la Roma ha vinto lo scudetto e noi abbiamo festeggiato per tutta la notte. Oppure, hai visto la partita del Napoli? Che spettacolo! Per quanto riguarda invece i nomi propri di persona, dovete sapere che in alcune regioni del nord Italia spesso si utilizza l'articolo davanti ai nomi propri, soprattutto di donne, ma qualche volta anche davanti a nomi di uomini. Per esempio, hai presente la Fede? Ecco, ieri sera lei è uscita con il Ludo e hanno incontrato la Giada. La ex del Ludo, non ti dico il dramma. Pensa se avessero incontrato il Fra, l'ex di lei. Quindi, insomma, la Giulia, la Fra, il Ludo, la Fede e così via. Ad ogni modo, ricordo che questo è un uso grammaticalmente scorretto. Perciò è importante sapere che esiste, che potete sentirlo se siete nel nord Italia, ma vi suggerisco di non utilizzarlo. La terza situazione in cui non si utilizza l'articolo è davanti ai nomi singolari di membri di famiglia quando sono preceduti dall'aggettivo possessivo. Ad esempio, quando vedo mia zia, le chiedo se ha ancora il regalo per tua mamma. Mio zio dice sempre che sua moglie è talmente sbadata che spesso non sa dove ha la testa. Oppure, nostro padre ha iniziato a lavorare in azienda da suo cugino quando aveva 15 anni. Anche in questo caso, ovviamente, ci sono delle eccezioni. Non è raro, infatti, sentire espressioni come il mio papà, la tua mamma, il nostro figlioletto. Ma si tratta di usi marcati, enfatici, sempre accompagnati da nomignoli affettuosi come mamma, papà, figlioletto. Spesso, insomma, con l'intenzione esplicita di risultare infantili. Di solito per gioco. Per esempio, una mamma potrebbe dire al suo bimbo di 3 anni: vieni qui a dare un bacio alla tua mamma. Inoltre bisogna ricordare che l'aggettivo possessivo loro fa eccezione e quindi prende l'articolo anche al singolare. Il loro fratello, la loro madre. Al plurale invece la regola decade e quindi si utilizza sempre l'articolo. I miei genitori, le loro sorelle, le vostre nonne. Il quarto caso in cui non si utilizza l'articolo è con i complementi di tempo formati con i nomi di mesi o giorni della settimana. Ad esempio, ad aprile andrò in Giappone per vedere i ciliegi fioriti. Oppure luglio è il mese peggiore per prenotare un volo, i prezzi sono altissimi. Mercoledì ho un appuntamento dal dentista. Ho deciso che fino a domenica non mangerò più biscotti, ne ho fatto indigestione. Se però vogliamo indicare un giorno o un mese in particolare e quindi dopo lo andiamo a specificare per indicare proprio quello lì, allora avremo bisogno dell'articolo. Per esempio, nel maggio del 1895 fu organizzata una rivolta armata, cioè non in un qualsiasi maggio, ma proprio il maggio di quell'anno lì. Il gennaio 1956 fu il mese più freddo della storia. Stessa cosa, non un gennaio qualunque, ma quello di quell'anno in particolare.
Il lunedì di Pasqua si festeggia con una grigliata, cioè quello specifico lunedì. Inoltre useremo l'articolo davanti ai nomi dei giorni della settimana per indicare tutti i, ogni, cioè quando qualcosa accade tutte le settimane in quel giorno. Per esempio, il martedì ho un corso di Pilates, mentre il sabato vado a yoga. Ogni martedì, ogni sabato. Il quinto caso in cui l'articolo non si utilizza è con il complemento di materia, cioè quello che indica il materiale con cui qualcosa è realizzata. Quindi avremo un tavolo di legno, una giacca di velluto, un libro di carta riciclata, un bicchiere di vetro, degli stivali di gomma e così via. Ancora, non utilizziamo l'articolo con i complementi di luogo generalmente introdotti dalla preposizione in. Quindi diremo in camera, in salotto, in cucina, in campagna, in centro, in giardino, in periferia e così via. Notate invece che è molto più comune avere l'articolo quando il complemento di luogo è preceduto dalla preposizione a, al parco, al supermercato, all'università, al ristorante. Ci sono eccezioni? Ovviamente sì. E queste eccezioni riguardanti l'utilizzo dell'articolo con i complementi di luogo preceduti da in riguardano in particolare due casi, e cioè avremo l'articolo se si tratta di un luogo in particolare, quindi se andiamo a specificare dando maggiori informazioni su quel luogo. Per esempio, diremo in periferia, ma nella periferia di Roma, quindi non in una qualsiasi periferia, ma proprio quella di Roma. In banca, ma nella banca del mio quartiere. Ancora, dovremo utilizzare l'articolo con i complementi di luogo preceduti da in se stiamo utilizzando anche un aggettivo. Nel centro storico, nella mia cucina, nel bellissimo giardino. Purtroppo non è finita qua. Se state utilizzando complementi di luogo preceduti dalla preposizione in con un aggettivo possessivo, ci sono due possibilità. Se l'aggettivo possessivo precede il nome, allora si dovrà utilizzare l'articolo nella mia camera, nella tua casa. Ma se l'aggettivo possessivo segue il nome, allora non si utilizzerà l'articolo. In camera mia, in casa tua. Il settimo e ultimo caso di questa lista riguarda invece il complemento di modo o maniera, quello che risponde alla domanda in che modo? Ebbene, non dovremo utilizzare l'articolo se questo complemento è preceduto da con o senza e si riferisce a concetti astratti. Si dice infatti senza senso, con passione, con forza, con pazienza, senza scrupoli, senza rancore e così via. Quando invece la preposizione con accompagna oggetti concreti, generalmente si utilizza l'articolo. Con le mani, con i piedi, con la testa, col coltello. Con senza, invece, l'articolo non si usa quasi mai, anche se accompagna oggetti concreti. Senza mani, senza testa, senza giacca, senza patente, senza guanti e così via. Ovviamente però se andate a specificare il nome aggiungendo altre informazioni subito dopo, allora dovrete utilizzare l'articolo senza la mano destra, senza la giacca di cotone, senza le scarpe da ginnastica,
e così via. Lo so, questo italiano è così pazzo. Ma per oggi abbiamo dato. Io spero veramente che questo video abbia chiarito un po' le vostre idee a proposito degli articoli, perché so benissimo che anche per un livello avanzato è sempre un po' difficile capire quando usare e quando non usare l'articolo. So bene che sono tante regole, so bene che ci sono tante eccezioni. Se avete ancora delle domande o dei dubbi, fatemeli sapere nei commenti. E io davvero ho cercato di rendere la lezione il più chiara possibile. Vi consiglio comunque di ritornarci di tanto in tanto per non dimenticare e soprattutto di praticare il più possibile. Adesso, se volete ancora studiare un altro po' e volete in particolare capire la struttura della frase, capire come si chiamano e a cosa servono tutti i vari elementi che formano una frase, come per esempio i complementi che ho citato in questo video, allora vi consiglio di guardare il video dedicato all'analisi logica, che chiarirà tutti i vostri dubbi. Credetemi, potrebbe risultare noioso, un po' lungo, ma è super utile per arrivare al cuore della lingua. Come sempre potete trovare il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Io vi ricordo che vi aspetto anche su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Pinterest. Basta cercare Lernamo. Se invece volete approfondire qualche altro aspetto della lingua o della cultura italiana, potete farlo sul sito www.lernamo.com. Con questo è tutto. A presto, ciao!